Grande giorno ragazzi, oggi si monta la nuova officina veloce di Elevate. Vedi i guanti? Piano piano. Minchia, questo pesa da paura. Abbiamo portato dentro gli armadi con qualche difficoltà perché io non sono ancora pienamente al 100%. Cosa andiamo a fare oggi? Dobbiamo montare l'officina. Se seguite il canale da un po' di tempo sapete che negli ultimi mesi gran parte del mio lavoro è stato dedicato a questo, perché volevo costruire il luogo per costruire progetti futuri, che non è una cheat, però è la verità. Oggi andremo a montare l'arredamento da officina veloce di Elevate. Che cos'è? È un arredamento modulare professionale componibile, quindi si possono scegliere fra 10 diverse tipologie di banchi, cassettiere, eccetera eccetera, e comporli come meglio preferiamo. Adesso potete vedere che ho portato il primo armadio 2 ante, secondo armadio da una anta. Qui c'è il pannello in acciaio inox che ho scelto, ma ad esempio c'è anche il legno, e come vi ho detto nello scorso video la mia diatriba era: la metto qui o la metto di qua. Alla fine ho scelto questo lato perché per via delle inquadrature, per via dei video, è molto più bello, ho molto più spazio e soprattutto vi renderete conto del perché ho voluto fare questa cosa, perché crea un ambiente incredibile. Quindi andando al sodo, che cosa abbiamo qua? Primo modulo, cestino con portacarta, secondo modulo cassettiera e terzo modulo armadio. Nel mondo del lavoro sappiamo tutti che il tempo è denaro, quindi per quale motivo un'officina del genere può aiutarci nel lavoro di tutti i giorni? E soprattutto, cosa più importante, io me ne sono accorto una volta che ho spacchettato i bancali, è la facilità di assemblaggio di quello che andremo a fare oggi, e lo vedrete perché io oggi mi sono fatto aiutare da Giacomo. Giacomo, vieni qua, che vedrete prossimamente nei video dove andremo a lavorare in officina, e ci siamo accorti che comunque sono molto leggeri e facilissimi da spostare, perché io da solo non riuscivo, però banalmente una persona al 100% delle sue forze potrebbe anche mobilitarlo da solo con un po' di manualità. Importantissimo, poi l'occhio vuole la sua parte, e se siamo qui su YouTube, comunque voi dall'altra parte della telecamera, ma anche a me per piacere personale, quando faccio le cose sapete che mi piace farle bene, oltre vabbè al gusto estetico può piacere più o meno, ma comunque la fattezza è fatta bene perché sono tutte verniciate a polvere. Quindi quando un qualcosa è verniciato a polvere, ad esempio il mio carrellino artigianale, avete visto che l'ho verniciato a polvere, quando una cosa è verniciata a polvere dura nel tempo, perché se tu la graffi magari ti cade un attrezzo, è molto più resistente rispetto alla verniciatura tradizionale, e questo permette di mantenere il livello estetico alto anche nel tempo. Cosa dobbiamo fare? La disposizione che faremo sarà armadio a 2 ante a sinistra, armadio a un'anta qui di fianco allo stallonatore delle gomme, le 3 cassettiere qua con quella degli attrezzi al centro. Tra l'altro abbiamo anche i preformati con gli attrezzi Stahlwille, ma di questo ne parliamo dopo. Adesso diamoci un po' da fare, perché i moduli arrivano già premontati, ma con delle istruzioni e una facilità di assemblaggio a prova di scemo li mettiamo insieme e li appoggiamo al muro. Tra l'altro, cosa molto importante, tutta la struttura è autoportante, quindi scordiamoci trapano, scordiamoci fisher, scordiamoci tasselli nel muro, perché con le barre posizionate dietro gli armadi noi avremo la nostra struttura con anche i pensili che avete già visto nello scorso video, e non dovremo diventare matti a forare tutta l'officina. Adesso allora abbiamo montato insieme tutti i moduli, ovviamente poi andranno regolati perché hanno i piedini regolabili, quindi possiamo fare l'altezza giusta. Adesso vabbè, ho tolto i cassetti per pulire, dobbiamo togliere anche questi perché per poggiare il piano bisogna avvitarlo. Ovviamente il piano in inox sotto ha una base in legno con delle boccole filettate e noi andiamo ad avvitarlo da sotto, quindi poi sarà tutto un blocco unico che noi spostiamo e mettiamo in posizione. Bene. Avvitiamo. Allora,
Vedi che quando le cose sono fatte bene funzionano. Incredibile. Non è a braccio buono. Bene, piano montato, e adesso, siccome siamo dovuti andare togliere i cassetti per andare sotto a mettere le viti del piano che hanno le loro bussole filettate, e tra l'altro torna tutto comodamente, quindi senza neanche stare tanto a impazzire. Togliendo i cassetti, qua come vedete c'è il cassetto con parte degli attrezzi Stahlwille che ho ricevuto, e qua abbiamo il metro e facciamo una cosa interessante perché prendiamo due misure. Qua c'è anche scritto qua, ma non ci fidiamo, lo misuriamo. Questi sono 630 mm, ovvero 63 cm. E qual è la differenza? Elevate ha chiamato veloce questa, diciamo, serie di arredamento da officina, ma io la chiamerei anche grande, perché rispetto alla concorrenza il pianale è sempre questo, ma molte volte si vedono moduli meno profondi rispetto a quello che è il piano, dando, diciamo, l'illusione di maggior capienza. In realtà questo è l'unico arredamento che ha il modulo che arriva a filo del banco. Infatti, se vedete, il cassetto è grande come il piano. Questo vuol dire cassetti più grandi, molto più spazio contenitivo, e anche nella larghezza dei moduli, i moduli sono da 800 mm, quindi 80 cm, mentre generalmente sono di 680 circa. Stesso discorso vale anche per i pensili, che sono da 80. Ogni pensile dei tre pensili andrà sopra il suo modulo, e quindi se facciamo 800 meno 680 sono ben meno 120 mm cada modulo e cada pensile. Cioè, se guardiamo lo spazio volumetrico non è poco. Anche per il discorso armadi siamo andati molto in largo, perché il modulo è da 5,80 e generalmente sono da 4,58, 4,60, quindi anche qui meno 120 mm, mentre qua siamo a più 120 mm. Qua ci nascondi una persona, quindi la cosa bella è che tutto il casino che prima avremo in giro in officina, finalmente c'è un'armadiatura bella per poter comunque fare storage delle cose, cioè poter stoccare le cose, mettere l'olio, mettere i ricambi, eccetera eccetera. Adesso, siccome la struttura è autoportante, qua abbiamo preparato i loro supporti che andiamo a montare, montiamo i pannelli, successivamente i pensili e poi posizioniamo. Ho scoperto una roba, c'è il cacciavite cricchetto, bellissimo, lo voglio da una vita. Meraviglioso. Non ne ero molto sicuro, ma bella, ancora non abbiamo avvitato niente, perché quando devi montare una roba così grande di solito lo monti come se fossero le carene, no? Se no non, cioè, se avviti la prima vite poi non ti torna l'ultima, quindi monti tutto lento e poi tiri tutto. E già così vedete che c'è la stabilità, non è male. Una volta che poi ti appoggi al muro, ciao, grazie. Quindi sono molto contento di questa cosa. E devo dire che qui in officina, quando ho fatto il pavimento, non pensavo che mi sarebbe servito così tanto, cioè l'ho fatto un po' più per estetica, ma è un grande vantaggio perché su queste piastrelle di plastica il vantaggio dell'assemblare l'officina staccata dal muro e poi poterla spostare, immagino che chi abbia un pavimento magari non così tanto preciso fa più fatica, perché quando poi la devi spostare tutta insieme, qua scivola bene perché il pavimento è di plastica e anche tutto perfettamente piano. Se non ce l'hai in piano magari devi fare un po' così, un po' così, un po' più fatica. Però adesso manca l'armadio di là e montiamo i pensili. Oh, che faticaccia montare i pensili, perché comunque io da solo non avrei potuto farlo perché sono anche a metà. Bisogna essere almeno in due, però con il senno di poi ho pensato un'altra cosa, che con una scatola Elevate mi aveva dato cavalletto a pantografo, che noi non abbiamo utilizzato perché eravamo in due, ma volendo avremmo potuto fare così, alzare il cavalletto fino all'altezza che ci serviva e avvitarlo. Comunque, questo è per dire che con un po' di ingegno si può montare anche da soli. Se sei in due, sicuramente meglio. Se vi ricordate prima come si muoveva, è normale perché non c'era montato niente. Guardate qua quanto è rigida con i pensili montati. A parte che tutti ammortizzati gli sportelli, ma più di così non saprei cosa fare. Togliamo
scatole di mezzo. Abbiamo montato anche la presa della corrente dovendo cablarla perché non utilizziamo più quella nel muro, c'è quella proprio sul pannello dell'officina, 2 mammut e un po' di cavo. Adesso bisogna spostarla, metterla in posizione, ma non è finita perché c'è quest'angolo qua, tutto da riposizionare, perché questo angolo qui sarà molto importante e dopo vedete perché. Allora, adesso dobbiamo fare un po' di lavoro di forza bruta, vediamo se ce la faccio da solo. Non male. Vado? Ci siamo, ma che bella è, spettacolo. Comunque, metodo occhio e buco del culo, ho preso le misure e non mi è venuta tanto male perché qua c'era l'allarme di Verisure, lo sapevo, la centralina più la presa e siamo a di aria, penso ci sia 1 centimetro. Qua purtroppo questa ci inculiamo la presa del 220 della 380 perché rimane un po' qua nascosta, però non importa perché tanto ce le abbiamo anche di là, ma risultato incredibile, un dito. Sarà 1,5 centimetri. 1 centimetro di là, 1,5 centimetri di qua. Proprio al pelo. Adesso poi bisogna fissare il magico pannello a copertura, vedi? Ah, questo lo possiamo mettere attaccato così, guarda. Vedi, in maniera che finisca dove finisce l'officina. Riposizioniamo. Riposizioniamo un po' questo. Cosa? No. Così non mi piace. Non ci stiamo, più che altro che qua rompe le palle perché uno tocca, cioè non hai pieno accesso all'armadio e poi anche qua il problema è che lo stallone, cioè qua il vero e proprio stallonatore per le gomme qua deve aprire e poi non girerebbe il piatto, vedi? Cioè spacco tutto, quindi secondo me dobbiamo provare a invertire, però prima dobbiamo posizionare il ponte e vediamo come sta. Non dico niente perché parla da solo. Allora, oltre ad essere molto stanco perché non ho fatto molta attività per via dell'infortunio, muoversi, sono distrutto. Lo stallonatore l'abbiamo spostato da qua perché non ci stava più e non riuscivamo ad aprire l'armadio. Quindi abbiamo swappato le cose e l'armadio sta molto bene qui, tiene anche il pannello che non dobbiamo incollarlo, non dobbiamo fare niente, il flight case con sopra l'equilibratrice sempre di Elevate, stallonatore delle gomme che però con compressorino che però non mi piace molto e qua già vi dico che vorrei fare un'entratina tipo, adesso guarda, questo è il pannello delle cassettiere, ma vorrei fare un'entratina, ok, così a L che copre e tu entri e vedi l'officina. Questa è una cosa che ci daremo da fare. Se non sbaglio Elevate fa anche delle sorte di pannelli di questo tipo, adesso dobbiamo vedere. Ma ora chicca perché quella parete lì che vedete bianca non è finita perché questa zona qua non è fatta a caso, nel senso che uno, il bianco apre l'officina, quindi quello delimita la parte studio. Qua ci andranno queste cassettiere qui, una e 2, ok, in realtà è una cassettiera, è la cassettiera Racing di Elevate che avete già visto su Instagram, che ho usato con Sergio per la prima volta. È comodissima perché da caricare è una figata perché non è un modulo singolo. Avete visto che l'ho spostata in maniera divisa, poi c'è questo pianale, non mi ricordo se c'è in acciaio, infatti mi piacerebbe averlo in acciaio, vediamo se Elevate ce l'hanno. Con questi perni non c'è nient'altro da fare che appoggiarlo, sì vabbè i cavi poi li spostiamo giusto per far vedere, si appoggia il pianale sopra e la cassettiera diventa unita, cestino, portacarta, arrotolatore della corrente e presa per le termocoperte, che sai quando non hai tutte le volte i cavi che passano, qua tu ti metti la cassettiera di fianco alla moto, attacchi la prolunga delle termocoperte, finito, già tutto in cassettiera, un sacco di attrezzi, un sacco di spazio, bomba. Quindi qua che cosa faremo? Questa sarà la parte diciamo mobile dell'officina. Qui abbiamo intanto l'aria per poter aprire ancora il nostro armadio. Qui noi posizioneremo, adesso non ho ancora deciso, ma
metteremo lo smontamolle. Lo smontamolle per quale motivo? Perché non volevo fare un qualcosa di fisso in officina, perché io non sono un'officina e non mi serve uno smontamolle fisso in un posto, perché io devo cambiare, poter modificare il setup in pista. Quindi questa sarà la cassettiera che verrà in pista, lo smontamolle sarà fissato qua sopra, quando io ho bisogno monto lo smontamolle, lavoro in pista, e questa sarà la parte che poi viene via. Qua rimarrà l'officina in officina e questa è la parte che viene via. Infatti adesso dobbiamo fare spazio ancora, perché qua mettiamo il flight case dei ricambi. Dimmi di sì, dimmi di sì. Se fino all'ultimo centimetro ci sta tutto, cazzo. Perfetto, troppo bello, troppo bello. Quindi quando andiamo a legare, questa rimane qua, quella è la parte che viene via. Bene ragazzi, io non so cosa dire, sono troppo emozionato, è bellissimo. Adesso manca l'ultima chicca, andiamo a prendere le moto. Alcune cose le puoi comprare, altre le devi costruire nel tempo, e per tutto il resto non c'è Mastercard, c'è il mazzo che ti devi fare nel tempo con costanza ed dedizione. È da tanti mesi che sogno questo posto e quando lo guardo non vedo un punto di arrivo, lo vedo come un grande traguardo e un inizio per altre grandi cose. Anche se questo video esce ora, fa parte di un cambiamento grandissimo che è il 2024, nel quale sono cresciuto, soprattutto come persona, e non vedo davvero l'ora di sfruttare al meglio questo posto incredibile e coinvolgervi in tutte le attività e le magiche avventure di Mazzuoli, perché se siamo qui è anche merito vostro.